catena in questo casino, speriamo. Sono letteralmente sul ghiaccio. Mi sveglio su una bellissima spiaggia svedese, uno dei momenti più rilassanti di tutto il viaggio. Riparto verso Oslo, il tempo è perfetto, la strada pulita, sembra impossibile che qualcosa vada storto. Lungo la strada incontro l'unico motociclista che vedrò in Norvegia. Mi chiede una foto insieme. Have a nice trip, man. Drive safe, all right? Thank you. Continuo a guidare nella notte, anche se il freddo inizia a farsi sentire. Dopo 2 ore di guida qua in Norvegia di notte mi devo necessariamente fermare perché fa davvero troppo freddo. Sono qua in un autogrill prima di Oslo. Ho montato la tenda qua. Infatti facevo fatica a guidare Ora vi saluto perché devo un po' riposarmi per domani ritornare a guidare. La motina è qui. Alla temperatura che avete visto, cioè in foto, cioè meno 10 gradi e poi nella notte meno 15 gradi, nella mia tenda col mio, fra virgolette, piccolo sacco a pelo ho dormito davvero bene. Ma a quella stessa temperatura, cioè meno 10 a 100 km/h in autostrada, avrei tranquillamente potuto trasformarmi in un cubo di ghiaccio. Devo aspettare prima di ripartire. L'uscita dal parcheggio è completamente ghiacciata. L'autostrada però sembra pulita, quindi riparto. Poco dopo iniziano i primi problemi. Nevischia e la moto raffredda troppo. Mi fermo, risolvo il problema e riparto. Ma il meteo peggiora rapidamente. La neve aumenta e la temperatura continua a scendere. Non posso uscire dall'autostrada perché più a nord le strade secondarie sono completamente ghiacciate. Intanto il ghiaccio si accumula sul cupolino, sulle mie braccia e sulla visiera. Anche i bordi della carreggiata iniziano a riempirsi di neve e ghiaccio. A questo punto ho solo una speranza: arrivare a Oslo e sperare che in città la situazione sia migliore. Finalmente sono entrato dentro Oslo e quindi c'è solo da trovare l'ostello ed è fatta. Pensavo che il peggio fosse passato, ma non mi potevo sbagliare di più. Catena in questo casino, speriamo. Sono letteralmente sul ghiaccio. Insomma, condizioni ideali per una naked senza chiodi e che pesa quasi 300 kg. Mi trovavo non lontano dall'ostello, ma il mio incubo costante è quello di aver sbagliato strada. In quel momento potevo solo andare dritto e tenere la moto in equilibrio. Come avete sentito dall'audio è anche abbastanza faticoso perché sono già provato dalla strada fatta fino ad ora. Naturalmente il ghiaccio che mi si è formato addosso, anche quello non è di aiuto. Vedo l'arrivo, il problema è che la curva è ghiacciata e in discesa. Ecco, la moto sta scivolando bene. Oh. Da dove finiscano le due strisce senza ghiaccio partiva una piccola discesa ghiacciata verso il parcheggio. La scena è stata abbastanza comica. Io vi aspetto nel prossimo episodio dove vedrò una tigre che passeggia per Oslo, un teatro che spunta fuori dall'acqua e userò un'accetta. Se il video ti è piaciuto lascia un like. Io come al solito vi auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.